Spazio Vita Niguarda si occupa di seguire persone con disabilità motoria in un momento di post dimissioni da un reparto. Seguiamo persone con una disabilità acquisita o congenita e ci occupiamo di costruire dei percorsi di autonomia e di supporto attorno a persone con disabilità. Le persone che vengono qui possono seguire un laboratorio di arte, possono avere un supporto psicologico. Noi abbiamo uno SPA, che è un servizio di formazione e autonomia per avviare al lavoro. Ho lavorato con tutto il team di Sparviere e di Spazio Vita per arrivare ad alcuni obiettivi di comunicazione. Impact Hub ci ha aiutato da un punto di vista di comunicazione. Noi abbiamo dei servizi molto ben strutturati. La cosa che è molto difficile è riuscire ad arrivare sul territorio comunicando quali sono i nostri servizi per un interesse dell'utente. Quando il network europeo ci ha proposto di partecipare al progetto Lies, abbiamo identificato subito questo gruppo di imprenditori come uno particolarmente vicino anche alla nostra storia e alla nostra sensibilità. Le nostre aspettative sono tante. In primo luogo quello di accompagnare veramente questi imprenditori ad avere delle aziende strutturate che siano capaci di stare sul mercato e di crescere. L'obiettivo di questo progetto è proprio quello di cercare di raggiungere più persone possibili per portare persone ad essere autonome e per fare cultura e integrazione. Portare una persona con differente abilità all'autonomia significa rendere saliente la differente abilità e significa promuovere la persona che ha come caratteristica una disabilità, ma portare la persona nel mondo e nella società. Il fatto che voglia far cambiare idea e prospettiva alle persone sulla disabilità e che sia un progetto non rivolto solamente alle persone con disabilità, ma a tutti quelli che in qualche modo abbiano la voglia di cambiare idea su qualcosa che considerano scontato. Nel 2011 purtroppo ho avuto un incidente in moto che mi ha costretto su una sedia a rotelle, però col mio motto crederci sempre e arrendersi mai, ora corro con i go-kart e sono riuscito a trasmettere la mia passione, quella proprio del kart, a altri ragazzi sulla sedia a rotelle o con disabilità. Con Nicolò abbiamo fatto un'analisi di tutte le potenzialità di questo progetto e stiamo pianificando le azioni per trasformare appunto questo sogno in un business perché si autosostenga, per dare l'opportunità alle persone che partecipano a questo progetto di vivere un'esperienza, un'emozione che gli regala un sorriso. Quindi con Impact Hub stiamo riuscendo a trasformare quello che è, diciamo, un divertimento in una vera realtà per far sì che da un piccolo progetto, da una mia idea, diventare una roba sempre più grande, sempre più nazionale. Con Enrico stiamo cercando di vedere questa mia, diciamo, passione, questo mio divertimento da degli occhi esterni, per darci comunque di darci una visibilità più ampia e non essere magari concentrati solo su un punto, ma guardarla più in grande e non dire di guardare come il nostro prato è bello verde, ma di guardare il prato sempre degli altri, vedere è più bello e quindi devo copiare, migliorare e essere il migliore confronto agli altri. E devo dire che questa cosa mi ha aperto gli occhi su un nuovo mondo e soprattutto ha fatto vedere anche a me con occhi nuovi una realtà che io davo per scontata, che è quella delle persone con disabilità. E questo mi ha fatto capire quanto le nostre categorie, le nostre errori concettuali contino e che invece in realtà la realtà sia molto più complessa e più bella di quanto la facciamo. Quindi questo è qualcosa che mi porto io a casa personalmente.